Il Tibet e l'Himalaya non finiscono mai di stupirci e in questo video vorrei presentarvi una realtà tanto affascinante quanto ancora del tutto sconosciuta ai più. Le torri dell'Himalaya, note anche come torri di pietra a forma di stella, sono una serie di strutture situate per lo più in Kham, una provincia antica del Tibet, e in Sichuan, in Cina. Le torri possono trovarsi sia in prossimità dei centri abitati che in regioni totalmente disabitate e desolate. La pianta di molte di queste strutture, che possono superare i 60 metri di altezza, è a forma di stella, oppure avere un perimetro rigorosamente rettangolare. Ma la domanda fondamentale che ancora non ha trovato risposta è chi le ha costruite, quando e soprattutto perché. Le torri dell'Himalaya punteggiano le valli e le pendici di questa meravigliosa catena montuosa. Spesso sono raggruppati vicino a villaggi dove sono stati riconvertiti in stalle per yak e cavalli. Altri sono abbandonati e in stato di rovina. Le loro scale di legno sono scomparse e il tetto è oggi ormai crollato. Sebbene esistano chiaramente da secoli, lo scopo e l'origine di queste strutture rimangono un mistero e persino i residenti locali ignorano la loro storia ed origine. Nei tempi moderni tutto ebbe inizio nel 1982, quando l'esploratore francese Michel Peissel era impegnato in una spedizione in Tibet e notò per la prima volta una serie di alte e misteriose torri di pietra a forma di stella che puntellavano le valli himalayane lungo il confine cinese. La sua meraviglia fu ovviamente enorme e ancor di più perché non era mai stato documentato nei tempi moderni una tale tipologia di strutture, soprattutto in queste zone sperdute e sul tetto del mondo. Non era però il loro primo avvistamento. Nel passato erano state infatti descritte sommariamente e per la prima volta durante la dinastia Ming, ma furono ben presto dimenticate fino ai tempi moderni e non si indagò mai la loro origine. Purtroppo Peissel fu costretto a interrompere la sua spedizione a causa di un grave incidente che gli aveva provocato la frattura di entrambe le gambe, impedendogli ovviamente di approfondire la sua scoperta. Molti anni più tardi, nel 1998, un'amica di Peissel, Frédéric d'Aragon, era in procinto di recarsi in Tibet per una ricerca sul leopardo delle nevi. Peissel le disse di essere sicuro di avere visto le torri, chiedendogli di verificare e nel caso confermare la sua scoperta. Frédéric seguì le indicazioni di Peissel, riuscendo a trovare le torri e rimanendo così affascinata da queste incredibili strutture che decise di abbandonare il proprio progetto sul leopardo delle nevi per concentrarsi esclusivamente sulle torri. Il suo obiettivo era chiaro: tracciare su una mappa la dislocazione di tutte le strutture di questo tipo della regione e scoprire la loro storia. Come racconta The Wall Street Journal, la d'Aragon trascorse diversi mesi all'anno viaggiando in solitaria attraverso la Cina, spesso a piedi e in zone che ancora oggi sono raramente visitate dagli occidentali. Dopo 3 anni di ricerche, finalmente la d'Aragon individuò le prime torri, mentre si trovava nei pressi di Damba. Quando ho capito che né gli occidentali né i cinesi avevano studiato le torri e che praticamente non si sapeva nulla di esse, non ho potuto resistere e ho cominciato a cercare di risolvere il mistero, scrive l'esploratrice in un resoconto pubblicato sul Journal of Cambridge Studies nel 2009. Un avvincente documentario trasmesso da Discovery Channel, diretto e narrato da Michel Peissel, mostra tutto ciò che la ricerca della d'Aragon ha portato alla luce. Le torri, straordinarie per la loro architettura e il loro impatto sul paesaggio himalayano,
Sono alte in alcuni casi più di 60 metri e sono state costruite almeno tra i 600 e oltre i 1000 anni fa. Alcune di queste sono inglobate in villaggi contadini, altre invece si trovano in luoghi isolati anche a 3000 metri di altitudine. Ad oggi ne sono state identificate circa 250 e si è visto come oltre le loro forme quadrate, quelle poligonali e a forma di stella possiedano 5, 6, 10, 12 o 13 punte. Non esiste alcuna documentazione storica o resoconti sulla loro creazione o sulla funzione delle torri, quindi il loro ruolo nella storia della regione rimane un mistero. Gli studiosi cinesi e tibetani hanno ipotizzato che siano state erette tra il 200 d.C. e il 1400 d.C. e fossero utilizzate come magazzini, postazioni difensive, simboli di status e fari. Le torri sono sopravvissute per lo più intatte nonostante i secoli e oltre un millennio di terremoti, grazie soprattutto a un sistema antisismico impiegato nella loro costruzione. Assi e travi di legno erano infatti intervallate tra le pietre per assorbire la forza dei terremoti. Nel 2006 sono state inserite le torri nel World Monument Fund. Alcune torri sono state convertite oggigiorno in ricoveri per yak e cavalli, ma la maggior parte di essa è rimasta vuota. Le torri punteggiano 4 regioni: Kiantang, Gyalrong, Minyak e Kongpo, coprendo un'area complessiva simile a quella del Texas. Le domande che assillano i ricercatori sono almeno 2: chi le ha costruite e quale era il loro scopo originario? Pessel e Daragon hanno cercato di dare risposta a queste domande sfuggenti, ma il problema principale è che mancano fonti scritte. Infatti le tribù che hanno vissuto nella regione per secoli parlano dialetti diversi e non hanno lingue scritte. La gente di una valle non è in grado di comunicare con le persone della valle vicina, spiegava la Daragon. Tuttavia, nel corso dello studio, la ricercatrice ha fatto diverse scoperte sorprendenti. Alcune delle torri sono alte come i moderni edifici di 15 piani e sono in grado di resistere a violenti terremoti grazie alla loro particolare pianta a forma di stella. Un dispositivo antisismico, potremmo dire, emulato anche dagli abitanti del posto per costruire le loro case. Inoltre l'esploratrice ha scoperto che molti dei villaggi in cui si trovano le torri portano gli stessi nomi dei 18 regni descritti in alcune leggende ancestrali del luogo. Comunque il materiale storico e tradizionale è davvero esiguo per avanzare ipotesi sul loro scopo originario. La Daragon, con l'aiuto di altri ricercatori, ha istituito una fondazione in Cina con lo scopo di raccogliere fondi per lo studio delle torri. Inoltre sta lavorando perché questi monumenti possano essere inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. Le torri sono l'unica prova dell'esistenza di culture raffinate in queste terre molto lontane e sono destinati a diventare un'attrazione turistica, afferma la Daragon. Ma abbiamo bisogno di proteggerle in modo che la gente del posto ne possa beneficiare, continua. D'altronde le torri potrebbero essere ancora in piedi tra 1000 anni. Ad oggi non si ha ben chiaro chi le abbia costruito e per quale motivo. Nessuno ha compreso la loro reale funzione. Sono muti testimoni di un passato sconosciuto che ci affascina e ci porta a cercare con grande forza delle risposte. Solo il tempo e la ricerca, forse, potranno portarci delle risposte. Intanto noi continuiamo a indagare una terra che deve svelare ancora molti dei suoi misteri più antichi.